Mannaggia, anche questa è finita, Ok, va. Adesso chiudiamo e ci rivediamo. Tu chi sei? Me l'avevano detto che nel passato c'era un negozio qui di Commodore. Sei arrivato tardi, ormai qui abbiamo chiuso tutto perché è fallita la Commodore. Niente è chiuso, niente è fallito. Questi nel futuro hanno tutti un gran valore. Quindi sono qui per questa tua immondizia, che per me è oro. Benissimo, allora è tutta tua. Prego. Lo prendo, grazie! Questo video è sponsorizzato da PCBWay, il partner ideale per noi tutto fare. Date un occhio sul loro sito perché PCBWay non produce solo PCB, ma fa anche stampa 3D, lavorazioni con CNC e altre cose interessanti come PCB flessibili o quelli avanzati. La produzione generalmente per i PCB è di 24 ore, ci sono diverse opzioni per la spedizione, da quella più veloce a quella più economica, e i PCB partono da $5 per 10 pezzi. E allora cominciamo subito a vedere questo computer sconosciuto senza etichetta cosa fa. Allora, cavo video collegato e proviamo questo Commodore ultra sporco. Vediamo. Non mi aspetto niente, anzi mi aspetto uno schermo nero. Il LED non si accende, quindi è molto probabile che nel metterci le mani per togliere la tastiera e tutto il resto questo LED non l'abbiano ricollegato, però come si vede un lampo a video lo fa. Non mi aspettavo di meglio, però vediamo adesso dentro. Allora, la tastiera l'hanno ricollegata addirittura, infatti dentro il connettore questo non è collegato. Abbiamo il solito cartoncino, bello bello, pensavo peggio dentro, pensavo fosse stato un pochino maciullato, in realtà lo vedo anche abbastanza messo bene. C'è una ROM su zoccolo, questi pure zoccolati, per il resto ok. La cosa veloce che possiamo fare è ovviamente utilizzare la nostra Dead Test. Allora andiamo con la Dead Test, ma penso proprio che non risolverà nulla. Nessun lampo e quindi proprio niente. Niente da fare, tutto tace. Vediamo se c'è qualcosa che scalda. No, per ora nulla. Ok, prima prova del nostro biscottone messo in stato pietoso e abbiamo lo schermo nero. Adesso proviamo anche quest'altro computer pietoso. Il LED qua si accende, quindi è collegato, si è visto il solito lampo, ma poi mi sembra che non va avanti anche lui, e anche questo lo proviamo con la Dead Test. Anche lui non fa nessun lampo, però la Dead Test è partita. Quindi qua si può sospettare un problema sulle ROM. Vediamo un po' che ci dice, ma non penso che
ci dirà tanto di più, perché questo qua testa solo le RAM. Ottimo. Ok, quindi abbiamo già visto che il computer con la dead test parte, il SID funziona e già siamo a buon punto, eh? Se non parte ovviamente in modalità normale, si può sospettare sì o delle ROM oppure dei CIA. Guardate qui quanto sporco. La tastiera probabilmente questa è da buttare. Io ho un'altra tastiera che mancano dei tasti, però il problema è che manca proprio questo, quindi alla fine neanche posso recuperarlo per, diciamo, salvarne una, però va bene. Anche l'altra comunque è una tastiera che utilizzo così per prova su un emulatore. Ok, vediamo un po' qua dentro. Ah, ecco qua, qui c'è entrata anche un po' di acqua, come si vede qui. Abbiamo pin ossidati, ora vediamoli meglio con la luce. Qui si vedono già dei pin ossidati, qua pure delle tracce tutte ossidate. Di qua ancora peggio. Quindi il problema potrebbe anche essere sulle piste. Anche sotto si vede che c'è passata l'acqua. E niente, questa sarà da dare una bella pulita, dissaldare qui. Il problema è che forse, no, questo forse non c'è bisogno di dissaldarlo, però questo sicuro. Le RAM sembrano ok, c'è solo sporco qua intorno, quindi sarà da pulire un po' dappertutto. Vediamo se si può fare qualcosa o se invece non c'è nulla da fare. Magari ci prendiamo i componenti. Anche il CIA ha un po' di sporco qua. E queste sono le piste che ancora ci sono, però questa connessione e questa non lo so, anche questa è abbastanza nera. Andiamo a verificare. Ok, questa pista già si vede qua, non c'è più, qui non arriva e questo era già un problema. Questa penso che non ci sia problemi, che pare che funziona bene. Ok, va qua, questa ancora c'è, idem. Ok. Ok, ci sono tutte tranne una. Adesso mettiamo un po' di stagno. Dobbiamo rifare questa piccola traccia.
Ok, la pista adesso c'è, eccola qua. Adesso io direi di mettere forse anche un po' di solder mask qua sopra, anche se io a questo punto ci metterei un bello zoccolo, così evitiamo di andarci a toccare. Ok, anche il solder mask ora è sistemato. Adesso mettiamoci un bello zoccolino e poi, volendo, possiamo anche, sì, prima diamo una pulita anche a questo, poi proviamo. Non abbiamo fretta, dai. Adesso puliamo questo grande schifo. Ora il processore è andato. Proviamo subito, visto che il danno non era così grave. Diciamo che la test partiva, quindi doveva già funzionare tutto. Diciamo il processore andava. Il problema era probabilmente su qualche linea o addirittura sulle ROM o sul CIA, però vedendo come era messa poi la scheda io davo la colpa più che altro a tutto questo casino qua. Infatti qui c'era una traccia sotto interrotta, cosa che non avremmo visto se non avremmo tolto il processore. Allora, ecco qua la scheda, processore rimesso, pulito anche il CIA e rifatta quella pista che mancava. Proviamo subito senza la diagnostica, incrociamo le dita e vediamo. Solito lampo, bello, bella schermata, e speriamo che sia tutto qua. Allora, la tastiera non c'è, ma fa veramente schifo e proviamo se funziona, se no dobbiamo provarla con un'altra. Io direi di provarla lo stesso, giusto per vedere se funzionano qualche tasto. Se funzionano vuol dire che comunque il CIA dovrebbe essere buono. Ok, la tastiera. Oh, ha scritto un tasto, sì, la Z funziona. La Z funziona bene. Lasciamo perdere la tastiera, Volevo fare una prova veloce se funzionavano i tasti, almeno ero sicuro che tutto il resto andava. Purtroppo è talmente messa male che funziona un solo tasto. Ma per adesso proviamolo con quest'altra tastiera mia. Ok, riaccendiamo. E i tasti ci sono tutti. Bello. Allora, diciamo che il computer era messo malissimo, anche la tastiera sua faceva abbastanza schifo. Io ho una tastiera qui che mi avanza e alla fine
Diciamo che un computer l'abbiamo recuperato, l'altro però ovviamente rimane senza tastiera e comunque ancora ha lo schermo nero, però intanto 2 computer li abbiamo salvati. Ebbene, allora a questo punto diciamo di rimettere anche a posto questo computer, poi finiamo di testarlo magari con la diagnostica e magari anche caricandoci qualcosa. Il case non userò quello suo perché era veramente messo male, ma avevo qui un altro case molto messo meglio, pulito. L'altro vediamo se si riesce a recuperare qualcosa magari pulendolo, ma non credo, credo che ero messo proprio male. Comunque userò questa tastiera, che non so se era di questo o di qualcos'altro, con questo case che mi avanzava, e così riusciamo almeno a dare una sembianza umana a questo bel computer. Ok, interrupt bad, sì, abbiamo un bel disastro comunque, nonostante sembri funzionare, comunque sta dando un po' di errorini. Allora, adesso diamo una pulita. Allora, la mia penna magica c'ho qua, perché qua anche i connettori sono veramente sporchi, No. Allora, ce l'ha ancora con i 2 CIA e ce l'ha, vabbè, ovviamente con la porta cassette, quindi ci sarà qualcosa lì, oppure, visto mai che anche le porte joystick comunque sono abbastanza ossidatine, vediamo se riusciamo a pulirle. No, ce l'ha ancora con U1 e U2. Piccolo aggiornamento. Allora, sta dando comunque errore su U1 e su U2, però qui le piste sembrano tutte ok, anche il processore sembra ok, dà errore sull'IRQ ma le piste ci sono, quindi o veramente sono rovinati questi, ma è strano, l'ho scambiati, il problema è lo stesso, la tastiera funziona, quindi è un po' strano come guasto. Una cosa che ho notato è che dà errore ovviamente anche sulla porta seriale e infatti non legge niente. Ho fatto una prova a caricare semplice directory, rimane in searching for. Quindi la prima cosa che adesso voglio andare proprio a verificare è se effettivamente su questa porta dobbiamo avere un 4066, eccolo qua, che è U18 qua nominato, ma in realtà sulla nostra scheda potrebbe essere un altro, vediamo un po'.
e qui si chiama U28. Vediamo se fosse veramente lui questa volta. Qui c'è una traccia abbastanza scura. Adesso andiamo a provarla, ma questa è probabile che sia andata e sia lei che fa tutto questo casino. Allora, vediamo un po'. Questa inizia da qui e arriva, zacchete, qua. No, una traccia comunque, anche se non è bellissima, comunque funziona. Non era quello il problema. Visto che alla fine ho cambiato anche questo e il mio buono ancora sta dando errore, andiamo indietro e vediamo cosa c'è in mezzo. Ho trovato per adesso questo 74 LS14 e andiamo a vedere se funziona bene. 1. Questo è l'ingresso. Ok, questo è l'ingresso. Alziamo un attimino e vediamo quanto abbiamo. Abbiamo 1,5 volt. In uscita abbiamo prima basso e poi alto, mentre invece nell'ingresso è sempre stabile, quindi qui o c'è qualcosa dietro che lo alza oppure questo non funziona bene. Poi abbiamo quest'altro ingresso, 1,12 volt, uscita bassa, quindi per lui quello è un segnale alto. Poi qui abbiamo, ok, qua abbiamo 5 volt, uscita bassa, giusto, poi altro, questo è l'uscita dell'altro sul pin 8 ed è bassa, quindi mi aspetto un livello alto, 1,6 volt, quindi per lui 1,6 volt è alto. Qui uscita bassa, altro ingresso, ok, 4 volt 8 alto, uscita qui è bassa e l'altro ingresso 1,2 volt, 1,1 volt, che per lui comunque è un livello alto. Quindi c'è il pin numero 2 che sembrerebbe un pochino strano. Ed è ok. E finalmente uno l'abbiamo trovato, E adesso vediamo anche il primo problema che c'era. Un problema, anzi 2, erano proprio i diodi. Qui c'erano 2 diodi in corto. Adesso li ho alzati e quindi la cassetta non dà più problemi. Ora vediamo di cambiarli, controlliamo anche gli altri che non siano in corto, poi continuiamo a vedere l'altra parte. Eccoli qua, questi 2 diodi sono proprio andati e adesso andiamo a verificare. Vediamo se riusciamo a prendere la base qua. Questo è 1 e questo è 2 in corto. Questo è buono e questo è buono. Allora, adesso prendiamo quest'altro lato che qui è tutto collegato insieme e vediamo se effettivamente su quest'altro punto abbiamo un corto. Qui no, no e qui no. Non ci sono corti da quest'altro lato.
Poi se tocco qua ovviamente mi dà il corto, ma questi diodi qua non sono in corto. Vediamo se me li segna come buoni almeno. Via questi. Ok. Buono. Buono. E buono. Questo ok. Bene. E bene. Quindi questi due erano proprio in corto. Eccoci qua, finalmente questo l'abbiamo risolto. Allora, la porta seriale non c'è perché mi sono dimenticato di metterla. Vediamo di trovare subito il cavetto. Ok, ora abbiamo anche la porta seriale. Vediamo. Oh, finalmente. Erano quei due diodi che mandavano in corto ovviamente la porta cassette e anche la serial port. Ci dava problema su U1 e U2, in realtà loro erano buoni. Ora qui abbiamo questo bad perché ovviamente non abbiamo il SID. Allora, ora mettiamoci il SID e vediamo se funziona. Ok, pronti. Ora, se tutto va bene, ci dovrebbe dare tutto ok. Oh, finalmente. Perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Anche questa l'abbiamo riparata. Ora questa scheda, visto che il suo case originale era veramente messo male, lo metteremo, anzi la metteremo in un altro case con un'altra bella tastiera. Eccolo finalmente pronto, chiuso nel suo bel case. Ora andiamo a provarlo. Accendiamo l'alimentatore, il monitor acceso. Ok, schermata c'è, LED c'è e adesso questa volta andiamo a caricare un qualcosa da porta seriale. Perfetto, gioco caricato, il SID funziona, ottimo, abbiamo riparato questo bel Commodore 64 venuto, si può dire, non dalla discarica, ma poco ci mancava, Bene cari amici di Retrofixer, finalmente, guardate qua, questa era la condizione iniziale del nostro Commodore 64, inguardabile e anche intoccabile perché è veramente lurido. I tasti qui sono veramente pessimi, alcuni sono proprio gialli che fanno paura e abbiamo poi alcuni mancano, altri pezzi qua come i supporti pure schiantati, quindi diciamo che era irrecuperabile. Come abbiamo visto di guasti qui c'era il processore che aveva delle piste interrotte, l'abbiamo rifatte, rimesso il solder mask, ma continuava a non funzionare. Il problema lo dava su entrambi i CIA. Ho controllato che ci fossero continuità sulle tracce tra uno e l'altro, ok, tra il CIA e la porta seriale e la porta cassette c'era tutto, c'era una pista che era un po' in dubbio, non era quello il problema. Ho controllato anche qualche porta logica nel tragitto che va dal processore alla nostra porta seriale per il floppy. Devo dire che questa è la prima volta che mi capitano due diodi in corto sulla porta seriale. Quindi secondo me per bruciare quei due diodi lì c'è stato forse una sovratensione, qualcosa sulla porta seriale o magari l'hanno collegata, scollegata a computer acceso, non saprei che dire. Però fortunatamente il problema era solo quello. I due CIA comunque li avevo scambiati, fatto altre prove, erano buoni e quindi dopo aver sostituito quei due diodi tutto è tornato funzionante. Io vi consiglio sempre di testare soprattutto questi computer se abbiamo anche a disposizione delle diagnostiche o comunque anche caricando dei programmi, giochi da cassette, magari floppy,
perché a volte il computer, come in questo caso, si può accendere, sembra che tutto è funzionante, in realtà manca qualcosa. E quindi se vi è piaciuto trasformare questo bidone in questo altro bel computer, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, restate con noi perché prossimamente ci sarà ancora la serie Monnezza e nello specifico abbiamo questo, eccolo qua, l'altro computer Monnezza, messo malissimo, non c'è proprio la tastiera, c'è solo la plastica e anche questo vediamo se riusciamo a ripararlo o se invece conviene tenerlo come pezzi di recupero. Grazie per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Fixer!